No, io ancora non me ne capacito. Io non me ne capacito. Io non me ne capacito. Attenzione, che sia chiaro, lo dico subito. Conè per me è un giocatore forte. È un centrocampista di livello. Si parla di 40 milioni più bonus, li vale tutti. Cioè, se abbiamo parlato fino a ieri di Rovella 50 milioni, ma lo stesso Frattesi, tanto citato, 45 richieste dall'Inter. Allungatela voi la lista, allungatela. Per me li va. Il punto è che l'Inter va forte su Conè perché la trattativa con Lookman è bloccata, non si sblocca. A questo punto allora l'Inter ma che c'entra Conè? Che c'entra Conè? Cioè questo è che mi fa letteralmente non letteralmente perché sennò però impazzisco. Cioè sì, letteralmente impazzisco. Perdo il numero della ragione perché ragazzi, io lo dicevo in uno short, ma io l'ho buttata là anche un po' come provocazione perché pensavo ragazzi davvero che fosse l'ennesima trovata un po' dei giornalisti per dare pepe, per buttarla un po' lì, ma no, cioè davvero sono mesi che si parlano di due profili specifici per i quali sono anche d'accordo, ossia il difensore centrale, visto che abbiamo Acerbi e De Vrij che avrebbero una certa e bisognerebbe anche iniziare a discuterne, visto che un altro sul mercato è lo stesso Pavard e che quindi se arrivasse qualcosa l'Inter sarebbe anche contentina, mi pare di capire, e quindi manca questo benedetto difensore e credo siamo tutti d'accordo e poi finalmente l'anno in cui, ribadisco, finalmente l'anno in cui si parla di un benedetto giocatore che crea superiorità numerica, che diano estro, che trovi il guizzo, che ti cambi lo spartito. Finalmente l'anno in cui si andava forte su un giocatore con queste caratteristiche, che sia Lookman, che sia ci parlava anche di Sancho, che sia Nkunku, ma figuratevi a quelle cifre. Che si fa adesso? Perché non si sblocca nessuna di queste trattative? Ma sai che ci andiamo su Conè? Cioè io resto così, senza, senza parole, perché veramente mi sembra davvero una roba improvvisata. E attenzione, io ho sempre e continuo assolutamente ad avere massima fiducia sull'operato dirigenziale dell'Inter. Se c'è una cosa di cui mi fido, so loro. So di Marotta, Ausilio, Zanetti, no, loro che in qualche modo... però stanno... Però... faccio fatica perché ho visto la situazione Chivo, non Chivo, ma come l'hanno gestita, l'addio di Inzaghi, Fabregas, poi ci ritroviamo Chivo. Ora sto vedendo un po' questa situazione a livello, ribadisco, di obiettivi e risultati che ho un po' spiazzato, lo sono, ecco. Mi concedete questo? Ecco, ne parliamo signori miei, anche se in realtà ho già detto tutto quello che volevo dire. Vi invito come al solito a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. A questo punto non lo so, ragazzi. Mi andava di ampliare il discorso perché, ragazzi, qua si fa sul serio. Ne parliamo. E come se lo facciamo? Se volete, din don attivate la campanella. Ovviamente è quasi d'obbligo ormai per quel mascalzone, lo devo chiamare così l'algoritmo. Ormai siamo in guerra. Siamo in guerra con l'algoritmo. Non lo so, siamo in guerra. Quindi abbordiamolo, diamogli questo benedetto pollicione e via. Grazie comunque per il supporto e per tutto il resto. Io non so se quando avrò caricato il video addirittura partirà la prima offerta ufficiale perché ancora pare non sia stata presentata, ma siamo lì, lo dice Sky, lo dice Roma, lo dicono tutti, siamo lì per l'affondo, comunque la prima offerta ufficiale
per Manu Koné 40 milioni più 5 di bonus, oppure 42 più 3, cioè si va davvero forte verso questo giocatore, e mi pare di capire, perché poi questo è il discorso, visto che da tempo la Roma è attenta, no, su Frattesi, mi pare di capire che non c'entra niente Frattesi, siano assolutamente slegate le cose, anzi magari direi io, perché avrebbe un senso a questo punto, avrebbe un senso, ma pare di no. Attenzione, può far comodo un giocatore come Koné allo scacchiere, certo che può fare comodo, che sia chiaro, non lo metto in dubbio, però tu consideri che già hai Cialanoglu, hai Barella, comunque Mkhitaryan ha una certa, ma lo devi spodestare, hai preso Susic, finché non parte Slani, versione non lo so, però ce l'hai ancora. Buttare dentro Koné oggi non mi sembra una priorità, questo è il discorso, oggi le priorità sono altre, questo è il punto, le priorità sono altre, e se tu fai 45 milioni per Koné, attenzione, che la Roma li accetti è tutto da vedere, perché con quelli che sono i prezzi oggi non lo so se l'accetta questi 45 milioni per Koné, non lo so, ragazzo di 24 anni, francese, tosto, non lo so, quindi anche questo è da ragionare, però ripeto, oggi più che parlare sulla possibilità che arrivi davvero, è la sterzata che fa l'Inter a livello concettuale, è quello di cui voglio parlare, è quello di cui voglio discutere. Poi, visto che qua parliamo di calcio a 360 gradi, io mi butto un po' anche nei panni della Roma e dico, per me Koné è il giocatore forse più gasperiniano di tutti, quindi io non credo che la stessa Roma se ne privi, quindi non vorrei che per l'ennesima volta si buttano dentro questi nomi per far vedere che l'Inter voglia spenderli questi 45 milioni e poi non li spende mai, non lo so, ragazzi, davvero non so che pensare sostanzialmente, però io davvero non me le riesco a spiegare, se no ste virate, questi cambi di obiettivi, perché se non prendi Lookman, e ci può stare, ritieni che 50 milioni, no, ci può stare, che sia chiaro, io non sono uno di quelli che, no, cacciatele e basta, per Lookman, soprattutto dopo le ultime, no, per come Lookman si stia lasciando con l'Atalanta, sono molto scettico, ma questo è un altro discorso che eventualmente affronteremo a parte. Però il discorso è, non prendi Lookman, ma parliamo di altri giocatori che hanno caratteristiche uguali o simili perlomeno, Adeyemi, si discuteva, Nkunku, se ne discutono di no. Però onestamente oggi faccio fatica a trovare una connessione, se non c'è magari un'uscita imminente a centrocampo di cui non sappiamo, oltre, ribadisco, lo stesso Aslani, non lo so, questo al momento non mi è dato sapere, magari avremo, ribadisco, più notizie avanti. Il discorso è sempre lo stesso, sul calciomercato magari non hai mai, come posso dire, la notizia completa, no? Non vedi mai il tutto da una prospettiva panoramica, no? Che puoi capire tutti i vari dettagli e le varie sfumature, sostanzialmente. Non lo so, ragazzi, io ancora devo mettere a fuoco. Ribadisco, Koné a me piace, lo voglio ribadire per l'ennesima volta, è un giocatore per me forte, è un giocatore che per me, ve lo dico, la Roma a 45 milioni non se ne priva, secondo me, vediamo, però niente, l'ho già detto mille volte, vediamo un pochettino, cioè l'Inter, ribadisco, prendiamolo, va bene, ma poi il difensore centrale va preso, ragazzi, va preso quello dietro, va preso comunque al di là di Koné, e lo prenderà dopo aver speso 45 milioni? Oppure già hanno in canna un'uscita importante, quella di Pavard, quella di Aslani, e troveranno il modo? Vediamo, stiamo calmini perché magari ancora non abbiamo chiaro, no, il tutto, no? Abbiamo solo un pezzo del puzzle, sostanzialmente. Io provo a dirla così, sostanzialmente. Vabbè, signora, sono ancora un po', no, elettrico. Dai, ragazzi, per il momento io vi abbraccio forte, 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 e noi ci aggiorniamo. Un grande abbraccio da Nesco.